ci siamo. Allora, io posso guardare in camera, qua. ragazzi, se no si muore davvero. Tanto si muore di coronavirus, ma... Ci siamo. Addosso a tutti Di ritorno. Di ritorno al Prime Championship di Bologna, il più grosso probabilmente del mondo, si diceva. Infatti, vincono il Lesanno a Bologna. Esatto, spoiler subito, stavolta è andata molto bene per il Team GG nel suo complesso. In top 8 si era in 4 se non mi ricordo male. Più Pietro Lavaioli. No, in top 16 si era in 4. Sì. Più ci sapeva l'insider Che era Pietro, comunque col tappetino del GG. in amicizia, perché stavo, e lo diciamo, è il nostro più grande follower, quindi ci si teneva a darglielo, insomma, perché ci ha supportati fin da insomma, quindi riassunto. Sullo sfondo c'è il processo del Panciani. certo, sì, così. Riassunto è questo qui. Allora, al primo posto Oh, finalmente vinco qualcosa anch'io. Nicolò Fossi porta a casa il tappetino del Nizak dopo una Svizzera che ha concluso con un 5-1 perso da Matteo Tadei. Che insomma pescavo bene l'Opus, no, non è scherzo. Ci sta. Terzo, sono arrivato qui, insomma, nel top 4 sono arrivato io. Perché trovavo come sapeva giocare in top 4. Perdendo appunto da Nico che conosce il mio mazzo meglio di me. E invece il suo solamente lui riesce a giocare veramente Six Sempre su Crassosauro. Noi altri quello perché ce l'ho nella manica. ce l'ha nella manica, ormai è appurato. Dove vuole. E sta un po' il leitmotiv di tutta la finale, diciamo. C'ha il trapianto, lo potete vedere, è il leitmotiv della finale, ci sarà anche immagino sul sito, cioè sullo YouTube del... No, sul Twitch del Goblin di Bologna. Non sapevo da dove streamavano. Sì. Casomai poi si mette il link, il link sotto. E invece France? Ho fatto un onesto 4-2, dai, insomma. Meglio, almeno non hai dovuto concedere in adaptive. No, infatti, ma tanto se no concedevo adaptive. È famosa la tua voglia di fare adaptive. No, vabbè, poi ho fatto il Sealed, ho trovato anche un mazzo buono, ho vinto un mazzo buono perché il Sealed era una merda, però. E invece abbiamo Daniele Montagnani che ha fatto un 6-0 poderoso. E quindi in ha Svizzera. fatto come Vittorio Chiuselli, che vogliamo annunciare a tutti effettivamente essere entrato. L'ufficiale entrata. Ufficiale nuova entrata del Team GG. Ha fatto anche lui 6-0 e tutti e due, come da buon detto, Svizzera perfetta, inculata diretta, quindi tutti e due fuori in top 16. Perfetto. Subito, 2-0 tra l'altro, forse Montagnani 2-1. Montagnani vincoli, sì. Comunque poi gli altri hanno fatto comunque dei buoni risultati, 3-3 Garuglieri, 3-3 Cini. Qua vai, 4-2 Francesco, 4-2 Olmo credo, non lo so. No, 3-3 Olmo. E anche Lorenzo? Comunque ci siamo difesi un po'. Lorenzo ha fatto 2-4. Vabbè, ci sta, non gioca mai Porino, dai, ci sta. Eravamo partiti in 12 da Firenze, Prato comunque. Di 11 più Montagnani era qui. Perché qui merdoso di Verniere non c'è mai, è sempre malato. Montagnani Questa era volta, qui perché Vabbè, perché doveva pigiare una Parmense, ci sta. era venuto qui il giorno prima per scopare, quindi era già qui. Che è letteralmente la cosa che ha fatto tutto ieri, Esatto. e forse per quello è uscito in Svizzera poi. Ma difatti mi ha detto era comunque contento del weekend nel suo complesso. Perché tu ieri ha scopato, oggi l'hanno scopato. E invece il posto era fantastico, in questo circolo arci. Metà di noi, metà vecchini, la partita, mangiare espresso. Buonissimo, mangiare stava larghi, super tranquilli. buono. Posto gigantesco, il circolo Benassi dove fanno anche tornei di Yu-Gi-Oh! Fanno comunque Poi una i struttura premi fantastica. molto belli. Esatto. C'era 300 euro al primo, c'era 50 al secondo, 70 al top 4. Sì, erano una bella. Sono stati tanti side con hanno fatto i sia kit Sauriani e Chiarconte, da quello che ho capito. Sì. Più di un Sealed anche. Sì, perché gli usciti dalla top 16 poi hanno fatto tra di loro un Sealed. Ah, ok, non sapevo. E il meta, come l'abbiamo trovato rispetto agli altri Prime? Allora, in meta, come dicevate anche voi prima, c'era pochissime rimozioni, infatti c'era almeno, mi pare, la metà della top 8, c'era Worlds Collide, praticamente tutti con Sauri, forse a parte uno forse, mi sembra avessero tutti Sauri. Quindi quella è la dimostrazione che se non giochi rimozioni Sauri rimane una casa dominante, quindi le rimozioni sono assolutamente in meta. Questo è un punto importante. Noi condividiamo. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei dire che lei
lei di questo si deve occupare. Io non dico male di nessuno. Vai, dai, andiamo avanti. Comunque sì, poche rimozioni, più cota ancora rispetto agli altri. Sì, però Kota in realtà Kota In c'è top. da dire ce n'era solo 3 in top, Esatto. perché c'erano o 3 o 4, No, c'erano 4 Kota, 3 AOA. e mi pare 9 Worlds Collide. Il resto non Quindi infatti Worlds dimostrazione che se non c'è le rimozioni devono essere giocate probabilmente molto più del controllo Ambra. Tant'è che alcuni mazzi erano in top, non è che avessero sto cranco, anche il mazzo di Fabio, sì, c'ha la Shatterstorm. Fabio e Fabio Strada, quello che è arrivato secondo. E c'ha di controllo Ambra, c'ha sostanzialmente vabbè, i dis che ti rubano però non ti fanno niente dalla mano, e la tempesta frantumante di Marte, poi la frusta, però sì, sono tutte cose che non è che controllano l'Ambra bene, cioè molto situazionali. Uguale il mazzo di Pietro non è che avesse sto controllo Ambra. Pietro e Pietro Ravaioli che è arrivato al top 4. Sì, che non è che avesse sto gran controllo Ambra, ce l'aveva, però Ma principalmente... come anche l'altro AOA, quello in doppia generosità. Vabbè, sai, per quello è una doppia generosità, fa il suo gioco, se ne sbatte. Però comunque in generale non è che ci fosse tanto, cioè il controllo Ambra è molto meno importante probabilmente del controllo board, sostanzialmente, perché sennò un Sauro qualsiasi ti passa sopra, mentre Rush come sempre è difficile che vadano bene ai tornei grossi, perché sostanzialmente è un coin flip, se gira bene fai bene, se gira male fai E male. difficilmente si e gira quindi bene per 9 fai partite. 3-3, 4-2 e poi sei finita lì. Non rientri mai, infatti non ha senso buildare troppo controllo Ambra e poco controllo board, anzi casomai l'opposto, se ci si pensa. No, ma anch'io alcune che ho vinto, l'ho vinte a occhi chiusi. Operai a un certo punto c'hai 1000 senza rimozioni, 1000 creature. cali, Però un sacco comunque di Sauri. alla fine moltissimi Worlds Collide se ti vuole, ovviamente Kota è stato veramente sdoganato dal trono, ma poi in maniera stavolta nettissima, cioè Per quanto riguarda top, sì. sì, Come, certo, come per- numero totale di mazzi non c'era lo comunque so, più però Kota. ci sta. Almeno da quello che ho visto io mi sono scontrato solamente con Kota per tutta la Svizzera. Io invece ho trovato tantissimi Worlds Collide. Vabbè, c'è il solito culo. Sì. Tra l'altro c'era un mazzo di Mirko che mi mettiamo a schermo, che aveva pungiglione e carica della chiave, che contro il mio mazzo è fortissimo. Mi aveva battuto in Svizzera, tra l'altro in una partita streamata, e poi abbiamo avuto la rivincita dopo in top ed è andata bene, perché comunque poi quelle sono cose che devono girare bene. Vabbè, Banda sta un po' rantando, dai, perché No, l'ho vinta, l'ho vinta, allora. dai, andata bene. No, poi c'è da dire, Adaptive dopo 6 turni di Svizzera è una figata, perché trovi solo mazzi giocabili, quindi riesci molto spesso a fare 2-0. Poi io tutta la top ho fatto praticamente sempre 2-0, tranne contro Lorenzo Grassi, possibile sia chiamasse così, il ragazzo Sì, di doppia penso. generosità. Sì. Perché se sai giocare bene il tuo mazzo, sai anche bene poi le debolezze del tuo mazzo. Il mio è abbastanza difficilino da giocare, quindi puoi sfruttare appunto tutte le carte morte che ha, cioè è molto più interessante di un Adaptive puro secondo me, dove sostanzialmente magari soprattutto alla Svizzera trovi gente a caso che magari va a caso ai vincoli e te non sai gestire troppo bene la situazione, perché vinci la prima, perdi la seconda o viceversa e poi giochi tutto all'asta, e quello non mi fa impazzire di Adaptive puro. Poi ovvio è un formato comunque più interessante di Arconte sicuramente, però quel discorso tempistiche e tutto quanto alla fine probabilmente conviene fare come si è fatto noi sostanzialmente in Italia, secondo me. Infatti i tornei E la riprova è il fatto che a Bologna c'erano 96 persone. Tutti ragazzi simpaticissimi, tra l'altro, Sì, li siamo sì. trovati bene a rivedere le solite persone con cui ormai si esce Sì, anche a cena ormai, dopo. certo, infatti se siamo andati a cena Quindi è dopo. una community bella, viene su Vissuta, veramente diciamo, bene. sì. Sì, no, infatti, ma è stato uno dei premi più divertenti di sicuro. No, più divertente sta il nostro. Sì, vabbè, Perché perché il nostro, perché il nostro deve nostro. essere a casa nostra, ma per il resto, cioè 96 persone non sono Sì, 53, sì. capito? Sono quasi il doppio. sì, Meno sì. male come la metti, è sempre più divertente fare un torneo più grosso, non c'è nulla da fare, secondo me. E tutto con la frizzantezza della possibilità di rimanere in quarantena dentro Già, il circolo, esatto, perché sta esatto. scoppiando il coronavirus da tutte le parti. Però sarebbe stato un bel mangiare, perché si mangiava veramente bene. Sì, tra l'altro. E E poi
c'erano anche delle perchiette arzille lì che ballavano. che ballavano, Quando siamo andati a vederle io e Balda ci avrebbero buttato dentro in pista con loro, quelle sì. E con questa direi Direi che possiamo finire possiamo qui, finire Posso andare a dormire ora? andare a letto. Il sedile dietro. Sì, mo ci ho fatto una fatica bestia perché Per rimanere dopo sveglio 5 ora minuti di macchina lo facciamo in dormire qualsiasi per situazione. il resto del viaggio. Ragazzi, Buone. alla prossima dal Team GG. Ciao. Ricordatevi Ciao. di iscrivervi ragazzi, mi raccomando. Ciao ciao ciao. Ciao. Ciao.